Se c'è un argomento che crea sempre molta confusione è quello dell'uso dei pronomi con l'imperativo. Allora, facciamo così, vediamo questo tema lentamente e soprattutto partendo dalla pratica. Cominciamo subito dall'imperativo diretto, ovvero quello con tu, noi e voi. Ricorda tra l'altro che ne ho parlato qui in questa video lezione. Troverai il link nella scheda e in descrizione. Ora vedremo insieme alcune frasi all'imperativo, ma tu dovrai dirmi dove va il pronome o dove vanno i pronomi. Cominciamo. Paolo mangia la mela. Se vogliamo evitare di dire la mela ed utilizzare invece un pronome, diremo mangiala. Molto bene, questa era facile. Continuiamo. Ragazzi, telefonate al dottore. Ragazzi, telefonategli. Certo, abbiamo gli e quindi al dottore. Ancora. Porta i bambini a casa. Attenzione, qui abbiamo sia i bambini che a casa. E quindi diremmo portaceli. In questo caso usiamo il C locativo che sta a indicare moto al luogo. Pertanto portaceli. Ancora. Comprate il giornale a Luca. Comprateglielo. Attenzione tra l'altro a come si pronuncia, Comprateglielo. Molto bene. E per finire, prendete una fetta di torta. Attenzione, non tutta la torta, ma semplicemente una fetta. Prendetene una. Eh sì, qui bisognava proprio usare il ne. Abbiamo appena visto che con l'imperativo diretto il pronome va sempre dopo il verbo. Ma che tipo di pronome? Beh, nelle frasi che abbiamo appena visto, abbiamo visto casi in cui c'erano pronome diretto, pronome indiretto, anche i pronomi combinati e naturalmente anche le particelle ci e ne. In tutti questi casi si aggiungono all'imperativo come suffisso, cioè si mettono alla fine. Tutto bene? Allora adesso facciamo un passetto in più, un piccolo passo. Vediamo altre frasi. Ti chiedo sempre di provare a indovinare dove vanno i pronomi. Allora, cominciamo. Va a casa. Vacci con la doppia C. Dame quel libro. Dammelo, doppia M. Fa a meno delle sigarette. Fanne a meno. Fare a meno significa fare senza. Questo è il significato. Ancora. Sta a sentire tuo padre. Stallo a sentire. E ancora. Di a me cos'è successo. Dimmelo, doppia M. Qui c'è qualcosa di diverso, vero? Sì, perché infatti c'è il raddoppiamento della consonante finale dei pronomi. Ma attenzione, questo non succede sempre, ma solo con 5 verbi e lo abbiamo visto. I 4 verbi irregolari in are, che dovresti conoscere, cioè i verbi fare, stare, andare e dare, e anche con il verbo dire. Ma anche qui c'è un'eccezione. Guardiamo questa frase. Di tutto a tuo padre.
come diventa con il pronome? Digli tutto, e in questo caso non c'è il raddoppiamento. Ricorda infatti che con gli non si applica la regola che abbiamo appena visto. E come si dice scarica la guida? Diventa scaricala. E questo invito è proprio per te. Infatti puoi scaricare una guida sui 10 elementi essenziali per imparare l'italiano direttamente dal mio sito. Basta andare su elisabettamaccani.com. Continuiamo ora sempre con l'imperativo diretto, ma questa volta nella forma negativa, e qui pertanto dobbiamo distinguere tra tu e noi e voi. Ti ricordi come si forma l'imperativo negativo con tu? Per esempio il verbo mangiare, come diventa? Non mangiare, cioè l'imperativo negativo con il tu si forma con non più l'infinito. Usiamo ora i pronomi. Ecco alcuni esempi. Non mangiare la mela. Possiamo dire non mangiarla, ma anche non la mangiare. Continuiamo con non dire questa cosa a tua madre. Anche qui c'è la doppia opzione. Possiamo dire non gliela dire, oppure non dirgliela. Ancora, non andare a casa, non ci andare, oppure non andarci. Come vedi, infatti, c'è sempre la possibilità di mettere prima oppure dopo il pronome. Proseguiamo ora con noi e voi. Ti ricordi come si forma l'imperativo in questo caso? Per esempio, prendere la macchina. Come diventa in modo negativo? Come diventa l'imperativo negativo in questo caso? Con noi diventa non prendiamo la macchina, e invece con il voi non prendete la macchina. Molto bene. E ora passiamo ai pronomi. Sempre con questa frase avremo non prendiamola, oppure non prendetela, ma anche non la prendiamo o non la prendete. Vediamo qualche altro esempio. Non fate questa strada, non la fate, ma anche non fatela. Poi, non date questo dispiacere a Mario, non glielo date, ma anche non dateglielo. Passiamo ora all'imperativo indiretto, cioè alla forma di cortesia, con il lei. Ti ricordi come si forma l'imperativo con il lei? Ricorda che se ci sono dubbi ne ho parlato in questa video lezione, la troverai sempre qui nella card e in descrizione. Per formare l'imperativo con la forma di cortesia si usa il congiuntivo presente. Facciamo qualche esempio con i pronomi. La frase usi il treno. Come diventa se vogliamo utilizzare il pronome? Lo usi. E ancora, chiuda la porta. La chiuda. Ancora, porti i miei saluti a sua madre. Glieli porti. Vada a casa. Ci vada. Questo è il ci locativo. Controlli questi documenti. Li controlli. Abbiamo appena visto che con l'imperativo indiretto il pronome va sempre prima del verbo. E per mettere subito in pratica ciò che hai imparato ho un bel esercizio per te. Ricorda che troverai le soluzioni qui sotto in descrizione.
Rispondi in modo affermativo e negativo. Ad esempio, volete questa macchina? Prendetela in modo affermativo e non prendetela in modo negativo. Puoi scrivere le risposte qui sotto nei commenti. E se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo di scrivere lampadina qui sotto. Ora hai imparato ad utilizzare i pronomi con l'imperativo, ma credo che avresti bisogno di un ripasso sui pronomi, in particolar modo sui pronomi combinati. Se così fosse, perfetto, perché ho un quiz per te. Lo puoi trovare qui. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui, sempre su Italiano con Eli.